Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orogel Stadium di Numanuzzi. Quest'oggi siamo qui per la presentazione di Michele Castagnetti, ultimo nuovo arrivato in casa bianconera. Insieme a noi, a Michele, è presente il direttore dell'area sportiva Filippo Fusco, al quale lascio subito la parola. Buongiorno a tutti, qui siamo ancora verso la fine delle presentazioni. Speriamo quindi, che per me è stato un impegno gravoso, quasi più del calciomercato. Però credo che presentare Castagnetti è per me la cosa più semplice, perché non ha bisogno di presentazioni. È venuto, sapevate che era un obiettivo, uno dei primissimi che avevamo individuato per questa squadra, per questa stagione, e sono sicuro che darà un grandissimo contributo in campo, ma anche fuori dal campo, perché la sua esperienza, la sua personalità saranno fondamentali anche per far crescere i ragazzi di talento che ci sono nel Cesena, quelli che ci sono oggi, quelli che magari verranno nei prossimi anni. Quindi dire che sono felice e riduttivo per me oggi presentare questo calciatore importante, e lascio la parola a Michele. Grazie. Proseguiamo la conferenza stampa con Michele Castagnetti. Innanzitutto benvenuto a Cesena, prego per le domande. Sono Daniele Zandoli, resto del Carlino, benvenuto. Grazie. Allora, io ho una curiosità, perché tu sei stato fondamentale per la promozione in Serie A della Cremonese, 2 gol, assist, eccetera. Hai 35 anni, sicuramente avresti avuto certamente desiderio di fare un altro anno in Serie A. Quali possono essere stati, o le parole del direttore, oppure le tue motivazioni invece per scendere ancora o stare ancora in Serie B e venire a Cesena? Ma diciamo che intanto buongiorno a tutti. Poi è stata un'opportunità questa del Cesena. Ringrazio il direttore per avermi aspettato un po' di più del dovuto. Semplicemente, insomma, a Cremona mi è stato detto che non c'era più spazio per me, quindi molto semplicemente è stata una scelta tecnica e fortunatamente è arrivata questa grande opportunità da cogliere al volo, perché comunque Cesena è una delle piazze più ambite della Serie B, che viene da un grande campionato l'anno scorso, e insomma non è stato difficile scegliere, perché appunto da una parte c'era la porta chiusa e dall'altra c'era la porta aperta. Buongiorno e benvenuto, Donati di Tutto Cesena. Grazie. Ti chiedo se un giocatore dopo 15 anni di carriera abbia ancora margini di miglioramento. Sì, un giocatore deve trovare stimoli dappertutto, migliora sempre, ogni allenamento c'è la possibilità di migliorare, di vedere ambienti nuovi, di imparare da allenatori, imparare dall'ambiente, imparare dall'esterno. Credo che un giocatore sia in continua evoluzione, finché fa questo mestiere può migliorare. Buongiorno, Alessandro Burrioli, Corriere Romagna. Hai vinto 4 campionati di Serie B. Io non ti chiedo i segreti che ti hanno portato a questi successi, ti chiedo invece come si vive un campionato di B dall'inizio alla fine, cioè, perché intanto saranno sempre, sia quando hai vinto che quando non hai vinto, hai lottato anche per la salvezza a Cremona, saranno sempre alti e bassi, quindi quali sono le qualità migliori che deve avere un singolo e un gruppo per affrontare il campionato? Allora, intanto il campionato di Serie B è un campionato veramente tosto, perché è molto livellato, quindi non è una frase fatta quando si dice che si possono fare 3 punti con tutti e 0 con tutti, perché è veramente così. E la chiave è rimanere sempre uniti, avere uno spirito di unione, di unità di intenti e riuscire sempre a portare a casa la prestazione. Questo è la continuità che è la cosa più difficile, perché poi ci saranno sicuramente momenti difficili sia all'interno del campionato sia all'interno della partita stessa, e lì bisogna aggrapparsi al compagno di squadra, e in questi 10 giorni in cui sono arrivato questo spirito l'ho visto nei ragazzi, ho visto un bel clima, i ragazzi si vogliono bene, si aiutano, e quindi questo fa ben sperare, però ripeto, il campionato è veramente tosto e quindi la continuità di prestazione è la cosa più importante. Luca Leoni, Teleromagna. Ecco, prima del tuo arrivo, al momento del tuo arrivo, in realtà si parlava un po' del ruolo tuo e di Berti. Ti reputi un giocatore comunque complementare a Tommaso dal punto di vista tattico, e che cosa puoi dare a questi giovani, visto che comunque Cesena è una delle rose più giovani anche della Serie B?
Io Tommaso non l'ho praticamente visto perché è andato in nazionale subito, però me ne parlano un gran bene e quel poco che ho visto anche l'anno scorso come avversario vedo un ragazzo con un bel atteggiamento, vedo un ragazzo che si impegna, sorridente, a cui tutti vogliono bene, quindi questo è un segnale inequivocabile ed è la bontà del suo operato. Poi non so dirti se siamo complementari o no perché appunto non mi ci sono mai allenato insieme. E vedremo, ma comunque non è un problema, voglio dire, io sono qua sia per fare quello che il mister dice e per aiutare i giovani, perché ho visto dei giovani Zamagni, Francesconi, lui non l'ho ancora visto, però sono veramente interessanti perché mi piace lo spirito che hanno, mi piace che sono dei lavoratori tranquilli, sono ragazzi puliti, seri e questo secondo me è la base per fare il calciatore. Ecco, mi collego proprio a questo perché prima il direttore ha detto che insomma chissà per quanti anni giocherai qua. Insomma a 35 anni sei giovanissimo però per un calciatore, insomma. Sei relativamente giovane. Ecco. Ecco, per questo capitolo della tua storia, del tuo libro, quanto può durare e che obiettivi hai di medio e lungo termine nella tua carriera? Ma io adesso non mi pongo questo problema perché il calcio è imprevedibile, non si può mai sapere la durata di quanto potrà essere un'avventura qui. Io spero di stare bene, sono sicuro che starò bene qua con la mia famiglia e quindi insomma dipende da tante cose. Secondo me in primis sono i risultati della domenica che sono molto importanti per poi star bene, per lavorare bene con serenità. Però insomma io ho 2 anni di contratto e si parte da quella base lì, poi vedremo. Che impressione ti ha fatto mister Vignani e che cosa ti ha chiesto in questi primi giorni di allenamento? È un allenatore che è chiaro in quello che dice, si fa capire bene, la squadra lo segue e niente, non mi ha chiesto niente di particolare. Abbiamo fatto la settimana di sosta, mi è servita un po' per conoscere tutti i compagni di squadra e poi mi chiede insomma le cose che so fare, di cercare di far girare la squadra, dai, quelle cose che il mio ruolo impone. Francesco Botta, Cesena Today, ti chiedo, visto che sei un veterano e hai fatto tantissime stagioni in B, che stagione ti aspetti? Ripeto, la Serie B è un campionato tostissimo, già a partire da sabato sera andiamo al Marassi, che è uno stadio tostissimo contro una squadra forte perché è forte, sia nei singoli che nell'ambiente e tutto. Mi aspetto un campionato difficilissimo, mi aspetto un campionato tosto dove dobbiamo assolutamente attraverso le prestazioni far innamorare le persone ancora di più della squadra perché ci possa aiutare ancora di più qua in casa che dobbiamo fare tanti punti perché il fattore campo in casa in Serie B è molto importante e mi aspetto però un campionato difficilissimo. Da avversario l'anno scorso che impressione ti aveva fatto il Cesena? Sia qui che a Cremona? Mi aveva fatto una bella, soprattutto qua in casa era stata una partita veramente tosta, era sotto Natale mi ricordo, è stata veramente tosta, avevamo vinto 1-0 ma alla fine soffrendo, insomma, secondo me adesso non ricordo, però mi aveva fatto una grande impressione quella. Sì, pochi tiri in porta in generale. Sì, però comunque noi di solito eravamo una squadra che tirava tante volte in porta, invece quella volta lì no. E invece al ritorno avevamo fatto una partita molto buona, secondo me, la cremonese dico, però avevamo perso, quindi per far capire la Serie B che cosa vuol dire. Ecco, un paio di domande. La prima, visto che arrivi comunque da una piazza importante come quella di Cremona, in un'altra piazza importante, il Cesena, la terza squadra per numero di abbonati, che emozione può essere giocare al Manuzzi in questa stagione? E hai citato appunto la Sampdoria, mi proietto alla partita dopo che sarà contro il Venezia, tra l'altro del tuo ex tecnico Stroppo, un po' le sensazioni che l'allenatore, com'è ritrovarlo? Beh, lo stadio qui è sempre stato bellissimo, io ci ho giocato 3 volte, una volta con la SPAL, una volta con l'Empoli, una volta con la Cremonese, lo stadio è bellissimo, la curva mare è proprio bellissima, quindi è stato anche uno dei motivi che mi ha portato a venire qua, perché comunque il seguito, cioè è una piazza veramente importante.
E l'altra domanda è il Venezia. Il Venezia è una delle squadre più forti, più attrezzate del campionato. È un allenatore che ha vinto 3 campionati e sarà una trasferta dura, però adesso pensiamo alla Samp perché ce n'è già abbastanza in quella lì. Avete altre domande per Michele? Allora, lo ringraziamo, ancora benvenuto a Cesena, ringraziamo anche il direttore della sportiva Filippo Fusco, grazie a voi per la partecipazione. Grazie a tutti. Grazie ragazzi.